Amici di Cibolo Passion, ben trovati. Contesto più che interessante per noi bolognesari. Era tanto che volevo fare un'avventura in questo luogo, oggi ci sono le condizioni giuste. Un po' di vento che diciamo che da monte va verso valle e che dovrebbe spingere le nostre insidie verso la foce che ho dietro di me. Il canale, il fiume, non lo so cos'è, però si chiama Cornia, siamo a Piombino e teoricamente dovrebbe essere un luogo particolarmente valido per le orate e per le spigole. Confesso che è una zona che già pratico da qualche tempo, mi ha dato delle buone soddisfazioni e quindi oggi ho deciso di ambientarci questa puntata che sarà diversa dal solito. L'approccio da bolognese standard farà spazio a un qualcosa più spostato verso l'inglese e a tutto svolazzo. Insomma, ne vedremo delle belle. Parliamo subito di assetto, è un assetto piuttosto spartano che però concentra tutto quello che ci dovrebbe servire per questo habitat. Io mi sono posizionato momentaneamente qua su questo che sembra uno scoglio, in realtà non è uno scoglio, è una struttura affiorante un po' più dura, di fango rigido, duro per così dire, che è perfetto per tenere la mia canna. Pescherò con una 5 metri, pescherò con un inglese, poi qua sulla mia destra una sorta di tavolincino improvvisato dove ci sono i bigattini perché pescheremo con i bigattini, una sorta di attaccapanni con due fionde per due capienze e due gittate diverse perché in questo habitat la pasturazione è fondamentale, quindi dovrò essere preciso in certi momenti e piuttosto potente in gittata in altri. Quindi intorno a me più o meno tutto. Impossibile pensare di portare in questa condizione il panchetto perché la marea cambierà rapidamente, quindi adesso la situazione è questa, andremo verso il calasole, verso il tramonto e andremo incontro al picco di alta marea che chiaramente mi costringerà a spostarmi e andare poi dopo sulla zona più sulla sponda rispetto a dove sono ora. Per il momento diciamo che sfrutto questa isoletta che mi dà un accesso privilegiato al fondale che è di ridotte dimensioni, la canna più o meno è già pronta, ne parliamo dopo di montature, assetti e tutto il resto. Ora una delle parti più importanti e cioè il sondaggio o sondatura che in questo particolare ambiente deve essere fatto in maniera piuttosto precisa, più che precisa attenta, cioè dobbiamo capire cosa abbiamo davanti. Sicuramente non sarà tutto pianeggiante, il fondo ci saranno dei piccoli canaloni che andranno individuati e sfruttati a dovere. Visto che conosco la zona, so come è strutturato comunque più o meno il fondo, ho già preparato la canna a casa. Come ho strutturato la mia lenza, intanto leviamo l'elastico. Allora, la mia lenza è strutturata in una maniera estremamente semplice. Il galleggiante in particolare è un trabucco Crystal HT 3 più 1 grammo, quindi quello che secondo me per un totale di 4 ci consentirà di pescare bene. Ricordiamo che poi incroceremo la corrente della marea perché c'è il picco di alta, quindi ci sarà un momento in cui io lancerò a monte. Il filo verrà spinto dal vento verso la foce e si incrocerà con l'acqua in entrata. Gli ingredienti sarebbero ingredienti da spigole, però speriamo anche che ci sia l'arrivo di qualche pesce diverso, cefali, orate, insomma gli ingredienti ci sono tutti. L'approccio, dicevo, è a totale svolazzo, è semplicissimo. Per creare questa montatura basta una torpille, meglio se la torpille diciamo è di quelle nere plastificate, degli stopperini in gomma
e se seguite l'indicazione che vi sto per dare, soprattutto di prodotti messi in campo, riuscirete a tararlo senza nemmeno apporre un piombino. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo galleggiante è un 3+1, apponendo già una torpilla da 1 grammo va in grammatura quasi perfetta, va in calibratura quasi perfetta, quindi già con la torpilla tenuta in posizione da degli stopper in gomma noi riusciremo a ottenere tutto quello che ci serve per entrare in pesca. Come procedere poi con il terminale? Allora, il terminale è realizzato ora inizialmente io ho uno 0,14, in realtà lo cambierò e soprattutto in queste fasi del giorno andrò a mettere uno 0,10 o uno 0,12 perché voglio stare più light possibile, almeno finché è giorno. Poi con l'inizio della marea, i movimenti d'acqua e tutto il resto salirò e ritornerò a 14,5. L'unica vera particolarità di questa lenza sta nel fatto che oltre alla torpille mobile tenuta in posizione da degli stopper in gomma presenta una mini girella tripla HS3 di Trabucco. Questa consentirà di scaricare tutte le torsioni. Il terminale non va attaccato direttamente alla girella tripla, attenzione, ma bisogna fare una brillatura, una trillatura, una treccina. Bella lunga ragazzi, questo perché il sistema deve fungere da anti-tangle nelle fasi di lancio. Il fondo è minimo e quindi cercheremo di non apporre piombini, almeno in una fase così statica, sul terminale. Sarà praticamente un approccio a tutto terminale, con un galleggiante tarato in bolla che alla minima abboccata affonderà e ci porterà allo strike. Allora, fasi di sondaggio, allora, guardate già vicinissimo qua quanto fondo c'è. Abbiamo più di 1 metro, guardate, ora non so se riuscite a vedere, l'operatore dovrà essere particolarmente bravo, quindi già qui c'è uno scalino interessante. Più o meno il fondo, se non è cambiato rispetto all'ultima volta che sono venuto, dovrebbe essere pressappoco questo, quindi riusciremo a pescare a tutto, qui un pochino di più, ora magari farò un po' un check generale, a pescare a tutto svolazzo. Guardiamo se nel mezzo cambia o se si è creato un canalone qua, vedete lì nel mezzo è addirittura superiore, quindi è una condizione che ragazzi è meravigliosa. Adesso alzo un po' per cercare di capire come siamo messi. Ecco, infatti con questa profondità indicativamente siamo in pesca. Guardate che spettacolo che è, guardate che canale che ho. 5 metri è perfetta per pescare con questa condizione. Ora faccio un altro sondaggio. Dalla parte di là ragazzi c'è meno fondo, ho pescato anche dalla parte di là, vediamo dov'è, eccolo lì, vedete il galleggiante comincia a fiorare, non so se l'operatore riesce a beccarlo. Allora, il fondo è approssimativamente questo qua. Adesso posiziono la torpille, la volevo mettere totalmente attaccata al galleggiante, in realtà per questa prima fase la terrò un pochettino più bassa rispetto al galleggiante, ecco, quindi la torpille a circa, quanto saranno, 70 cm dal galleggiante, poi girella tripla, prima uno stopperino a gomma e poi la brillatura della treccia. Ora bachino e si va in pesca. Allora, prime sfiondate importanti con la catapult di Trabucco, con il cestello in plastica dura e diciamo questa è la misura intermedia, quindi prima una gittata abbastanza importante, poi per le fiondate più raffinate utilizzo sempre la catapult di Trabucco, però nella versione più piccola. Quindi c'è il cestello più piccolo, riesco a tirarne meno, a essere più precisi. Ecco, secondo me l'approccio con le fionde in questo contesto di vento è molto importante. Cioè si rischia magari con un lancio sbagliato, con una fionda sbagliata, di sbigattinare in zone che poi non ci portano niente in fase di pesca. Quindi assolutamente fare una pasturazione oculata, attenta, seguendo le logiche dei movimenti d'acqua. Come abbiamo detto, questa è una condizione molto particolare, la marea sta già montando,
quindi abbiamo vento da una parte e acqua che spinge da quell'altra, quindi il consiglio, soprattutto se avete uno scalino molto vicino come in questo caso, è buttare qualche bigattino e vedere chi tra i due vince. In questo caso l'ho fatto e sta ancora vincendo, diciamo, il vento, quindi per il momento il bigattino continua ad andare in là. Adesso ci mettiamo in pesca e poi con la fionda, quella con il lance più calibrato e preciso, alimenteremo sistematicamente la sessione con bigattini, 5, 6, 7 bigattini. Non dobbiamo eccedere, anche perché in questa fase l'acqua è abbastanza ferma, il fondo è ridotto e quindi finiremo per sfamare il pesce, questo non lo vogliamo. Poi se l'acqua dovesse cominciare a correre o magari verso monte o dovesse vincere il vento, molto probabilmente comincerà a spingere verso l'interno, aumenteremo un po' la pasturazione, tanto teoricamente il bigattino dovrebbe rotolare sul fondo e spostarsi in là. Comunque tutta scia pasturante che a noi fa molto molto comodo. Con il cambio di marea bel pesce, tra l'altro, secondo me è anche un bel pesce, è andato nel mezzo, però bisognerebbe che cominciasse a venire in qua. Mi ha fatto paura con la partenza, non so se l'operatore è riuscito a vederla. Chiaramente ha mangiato con il filo più piccolo. Io chiudo di frizioni, perché siccome purtroppo io non so cosa c'è su questo fondale qui, io vedo un sacco di tronchi, rami, non vorrei gufarmela. Ecco, chiaramente dov'è che mi va ad affiorare? Cos'è? L'operatore l'avrà vista, io non ho visto. Sentirla sembrerebbe una spigola, bella, è una spigola. Spigola non gigante, ma comunque dignitosa. Calma e sangue freddo. Vieni dentro. Tutte le volte questa storia. Vieni da me, vieni dentro. Olè. Poso da spigole, condizioni da spigole e arriva la spigola. Adesso ve la mostro. È un pesce dignitoso, una chilata direi, più o meno. Bel pesce, non gigantesco, però un pesce che fa divertire. Spigolotta interessante. Direi un classico, ho cominciato a muovere la marea, ho cominciato a bagnarmi i piedi, fortuna che ho gli stivali e è andato giù galleggiante e è arrivata lei. Ora dobbiamo muoverci perché generalmente quando succedono queste cose qua dobbiamo finalizzare al massimo perché ci aspetta una mezz'ora di fuoco, se ce ne sono altre ne prenderemo altre. Che questo è un altro bel pesce comunque. Che questo è un altro bel pesce. Questo ha mangiato praticamente sotto. Bel pesce anche questo. E non è un mugine, è un'altra spigola, sai. Ora, se riuscissi a gallarla. Per ora non ne vuol sapere.
Fatti vedere, fatti vedere. È un'altra spigola. È un'altra spigola. Addio, ora mi ammazzo. Andiamo a recuperare il retino. Vieni bella, vieni. Vieni bella. Vediamola subito. È un bel pesce anche questo, è un bel pesciotto. Un altro pesciotto. Secondo me è un pochino più piccola di quella di prima, però comunque direi che è una buona taglia, sicuramente una taglia da tenere, o almeno io le tengo, ragazzi. Io so che ci sono i puristi del catch and release, però io le spigolotte le mangio volentieri, e questi sono pesci assolutamente da mangiare, secondo me. In questa fase della pesca io sto usando un 710 XB di Casa Trabucco, chiaramente del numero 18. Ho anche il numero 20 che metterò quando scenderò di filo. Con lo 010 e 012 sceglierò il 20, apporrò un bigattino solo, mentre in questa fase doppio bachino o anche 3 per cercare di prendere magari un'orata su un filo un pochino più grosso, potrebbe fare al caso mio. Allora, nel frattempo mi salta pesci da tutte le parti intorno. L'ho sbucciato. E vi volevo dire perché la Vixia, questa bolognese. È una bolognese molto particolare, si chiama Vixia Cross X Bolo, questa è la 5 metri. Perché l'ho scelta? Perché è una bolognese che ha la caratteristica di avere il cross wrap, quindi il rinforzo del carbonio sui primi due pezzi. Questo ci consente di usarla anche a mo' di inglese come la sto giusto appunto utilizzando io quest'oggi. Riusciamo a caricare bene, è una canna altamente polivalente che è in grado anche potenzialmente di tirare. Secondo me si colloca in una via di mezzo, in una terra di mezzo tra la terra delle inglesi e la terra delle bolognesi. Mi piace veramente tanto, si può usare con questa canna, poi ha tante rifiniture decisamente interessanti, come se fosse una top di gamma, ma ripeto, non è una top di gamma, quindi il prezzo è più che insomma accessibile. C'è il Sensi Touch per un grip perfetto, cross reinforced, che è quello che abbiamo detto, gli anelli resistono anche in acqua salata, quindi secondo me un oggettino che merita avere nella nostra farella. Il mulinello è l'Explore FX 3005, l'ho volutamente lasciato sporco perché deve essere vissuto, cioè è un mulinello che io sto utilizzando tanto, che mi dà delle soddisfazioni, e nonostante non sia un top di gamma, secondo me è l'abbinamento giusto anche come fascia di prezzo di questi due attrezzi. Imbobina alla perfezione, un mulinello che l'ho consigliato anche a degli amici spinner, da ottime soddisfazioni anche in gestione di frizione, una frizione micrometrica, stagna, quindi ottimo anche per il mare. Poi Total Black, così Explore, chiaramente è un nome che ha fatto la storia dei mulinelli Trabucco, che ritorna ancora con un attrezzo che chiaramente porta con sé una lunga esperienza. Ritroviamo chiaramente la manovella in alluminio, la bobina in alluminio, frizione intuitiva, estremamente micrometrica. Questo qui ha un rapporto di recupero di 5:2 e in particolare 7+1 cuscinetti. Il pomellino è in gomma, molto intuitivo, si gestisce bene, quindi secondo me è un mulinello soprattutto nella taglia 3005 che può essere abbinato a una canna come la Vixia Cross X Bolo per sfruttare entrambi nel massimo delle loro potenzialità. La marea è un qualcosa di fondamentale in questa circostanza. Aspetta. Pesce in canna. Ridec? Diretta. Ottimo. Questo è un pescetto, niente di
niente di entusiasmante. Si è vista? Si è vista proprio l'affondata, grande. Un'altra spigola, sai, un'altra spigola. Questa è piccina, questa è piccolina, questa si retina, ma potrebbe tranquillamente andare, se si slama non importa. Sono stato troppo frettoloso. Col fatto che c'è questo scalino qua, spigola in diretta, spigola in diretta. Questa vale doppio perché è in diretta. Allora, questa ragazzi è una spigoletta misera, abbastanza misera, che potrebbe teoricamente essere anche liberata. Passiamo dalla teoria alla pratica e la libero, dai, questa si libera subito. Vai, torna quando sei più grosso. Operatore, ci sei? Ci sei? La liberiamo? Mi dice di sì, via! Questa l'ho liberata, ho fatto il bravo, tanto i pesci per il bimbo ce l'ho. Un bimbo sono io, poi c'è mio figlio che è l'altro bimbo. Vieni. No, vabbè, è piccolo. Altra spigoletta, di sicuro. Ora sono entrate queste qui, ne abbiamo slamata una poco fa, ora qui ne è arrivata un'altra. Purtroppo queste ora cominciano a essere tutte un po' troppo piccolette. Questa forse è più bella? No, è uguale a quell'altra e a quelle altre. Ora sono pesci veramente miseri, sono entrati in pastura loro probabilmente. E vabbè, dai. Comunque due pesci belli li abbiamo presi. Retino anche lei, così giusto per... Vieni bella, vieni, tanto ti si libera. Mi dispiace solo che l'operatore ora mi deve stare lontano, perché chiaramente la marea che si è alzata, lui non ha gli stivali, glieli compreremo, compreremo gli stivali all'operatore. E anche questa qui, carina, sicuramente molto carina. Ora mi metto a luce. Guarda, ve la faccio vedere e poi la liberiamo rapidamente. Guarda che bel pesciolino. Anche comunque sono pesci da un paio d'etti, 2 etti e mezzo, però visto che comunque il risultato è già arrivato, io direi che anche lei se ne va in acqua. Allora, la metto qua, così se ne va e la vedete mentre se ne va. Vai, veglia, dai che ti è andata bene a questo giro, vai che ti è andata bene, vai, ciao! Bene cari amici, e mentre il sole si nasconde dietro Piombino, laggiù è arrivato il momento dei saluti, le temperature si stanno abbassando, più o meno movimenti d'acqua ci sono stati e con quelli sono arrivati due pesci. Sono contento, due pesci che mangerò, perché io faccio il catch and release ma lo mangio anche il pesce. Spero che questo approccio un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, con un inglesino, diciamo ci siamo un po' allontanati dalla purezza della bolognese, per così dire classica, in favore di qualcosa di un po' diverso. Se vi è piaciuto questo approccio scrivetecelo nei commenti, perché siamo sempre alla ricerca di nuovi spunti, di idee per contenuti che vi possano interessare. Io vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento di Pesca Insieme con Cibolo Passion, l'arte della pesca con la bolognese in mare. Ciao amici, alla prossima!